Uno degli aspetti importanti nella nostra vita in generale e in particolare molto importante nella nostra crescita spirituale, nel nostro percorso, è aver fiducia in se stessi, è riconoscere il nostro proprio potenziale e fidarsi di quello, è poter guardare verso se stessi e dire io ce la faccio, io ce la posso fare. Questo è molto importante, perché il percorso non è qualcosa che viene da qualcuno verso di noi. I nostri maestri ci possono insegnare, possiamo ricevere le benedizioni dai Buddha e di tutto, però il percorso va fatto con i nostri propri passi. E così è la vita in generale. Ogni tanto però succede che uno si sente che non si può fidare di se stesso. Uno sente che le proprie qualità non ci sono, che uno dice ma io non ce la posso fare, e c'è quello che alla fine noi andiamo a chiamare una bassa autostima. No? Avere un'autostima alta è importante perché il percorso dipende dai nostri propri passi e dobbiamo fidarci di noi. No? Nel Bodhisattva Charyavatara ci sono diversi momenti in cui Shantideva proprio usa questi termini dicendo io ce la posso fare. È come la persona guardando verso i propri veleni mentali dice io sono più forte di te rabbia, posso farci a superarti, no? E avere questa forza è importante. Però l'autostima è qualcosa che va costruito nella nostra vita, non è una cosa che da un momento all'altro sorge. E uno dei punti fondamentali per l'autostima è la moralità. È la nostra capacità di prendere degli impegni e di sostenerli. Ed è un po' come sviluppare la fiducia verso un altro. Quando noi conosciamo qualcuno, prima di fidarci veramente dell'altro, dobbiamo avere un po' di esperienza. Quindi chiediamo aiuto, vediamo che la persona è lì pronta ad aiutarci, la persona si propone di fare qualcosa, effettivamente lo fa. C'è un momento nel quale noi sentiamo ok, mi posso fidare di te. La stessa cosa accade di noi con noi stessi. Se noi ci mettiamo davanti delle proposte e li sosteniamo, se noi ci prendiamo degli impegni e riusciamo a seguirle, naturalmente sviluppiamo questa fiducia in noi stessi che dice io ce la posso fare. E questo è molto importante. Per quello che viene chiamato la moralità, inteso come la capacità di mantenere gli impegni che prendiamo. È molto molto importante rispettare la nostra parola. Io dico una cosa, è quello che faccio. Prendere un impegno e seguirlo, anche se è difficile. Perché quando riusciamo a superare una difficoltà, quando riusciamo a mantenere un impegno, quando riusciamo ad avere successo, chiamiamo così, negli obiettivi che noi stessi ci poniamo, ogni volta che facciamo questo, aumenta la fiducia in noi stessi. Aumenta quella sensazione che dice io ce la posso fare. E questo è molto importante nel nostro percorso, questa così autostima. Invece se noi stiamo lì a fare una sorta di autosabotaggio, nella quale ci mettiamo un obiettivo, però nel percorso invece di seguirlo lo molliamo perché invece non voglio più o perché sono stanco, perché non ho voglia, e noi cominciamo a non rispettare le nostre proprie scelte, a non rispettare i nostri propri impegni, naturalmente perdiamo l'autostima. E quando ci mettiamo davanti un obiettivo diciamo ma figuriamoci che ce la posso fare perché tanto ogni volta che mi metto davanti qualcosa non ce la faccio. Per questo come fare per costruire questa autostima? Prima di tutto porsi davanti piccoli obiettivi, piccoli impegni e rispettarli. Vedere che noi siamo capaci di evitare una cosa che non fa bene, coltivare un'altra che fa bene, e un giorno dopo l'altro, una cosettina dopo l'altra ce la facciamo. È chiaro che se noi ci poniamo davanti degli obiettivi troppo grandi non ce la faremo. Dobbiamo farli secondo il contesto, secondo lo stato in cui siamo anche nel momento presente. Dobbiamo rispettare anche il nostro stato al momento presente. Perciò è importante anche in questo avere un'immagine di noi stessi che sia coerente con la nostra realtà. Non dobbiamo né avere un'immagine idealizzata
come se io dovessi essere qualcosa molto di più di quello che sono, e neanche avere un'immagine nel quale vediamo dire che io non sono questo, non sono quell'altro, che ci buttiamo giù neanche. Ok? E sulla base di questo possiamo gradualmente coltivare questa fiducia in se stessi. Però questa fiducia non è concettuale, è basata sull'esperienza. E l'esperienza va creata nella nostra quotidianità con piccoli impegni, con piccole azioni.